La scuola italiana ovviamente dà dei modelli vincenti e modelli perdenti. Se io per anni e anni assorbo un insegnamento che mi dice che la lingua italiana è la lingua, il dolce stil novo, la lingua di Dante è la lingua importante, la lingua unificatrice, la lingua che devono parlare tutti, e bla 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 bla, mi viene dato un modello quindi positivo, vincente, vengo obbligato ad esprimermi solamente con quel tipo di sistema comunicativo e vedo che la mia cultura non esiste, vedo che la mia storia è ridotta in 10 righe, vedo che quando ne parlano tutti con superficialità, come una cosa che comunque nei programmi scolastici non deve avere questo peso, perché qualcun altro ha deciso che ci sono altre cose più importanti da trasmettere ai nostri figli. Ovviamente cosa gli si dà ai figli? Gli si danno modelli vincenti, modelli perdenti, e questo genera un qualcosa, genera un senso di inferiorità e di vergogna, perché poi io mi confronto con la mia società e mi vergogno a sentire un veneto che parla in veneto in televisione, mi viene da ridere. Ma perché mi viene da ridere? Perché non sono mai stato abituato da nessuno a considerare quella parlata, per esempio quell'accento e tutto quello che ci sta dietro, come qualcosa di positivo, di utile, a differenza di altre cose invece che mi sono state trasmesse come cose vincenti e positive. L'inferiorità e la vergogna generano ignoranza e perdita della memoria storica. Ignoranza che tutti bene o male abbiamo appreso più o meno inconsciamente, quindi il veneto non è una lingua, i veneti come popolo non esiste. E la storia veneta, sì, è una delle repubbliche marinare che dura qualche anno, non si sa, perché dei romani alla prima guerra mondiale, per tanti giovani che escono da scuola, vi sfido, è un buco colossale, o comunque invece racconta di tutto e di tutti, fuorché di veneti, che in quegli anni invece che segna la storia dell'Europa e della civiltà che viviamo ancora al giorno d'oggi. Quindi un'ignoranza abissale e una perdita della memoria storica. Chiedi a un veneto quali sono le proprie origini e più che parlarti della guerra del Grappa o dei Romani, purtroppo non va oltre. Ed è gravissima questa cosa qua. Perché noi siamo stati quella cosa là invece, siamo stati una civiltà e quella civiltà non abbiamo il diritto di conoscerla, questo è veramente paradossale. Perdita della memoria storica cosa genera? Genera una perdita della coscienza. Non ci sentiamo veneti. O se ci sentiamo veneti, lo sentiamo perché ci dicono che viviamo all'interno di un confine regionale che si chiama Regione del Veneto. Quindi per le persone il sentimento veneto, tra virgolette, esiste soltanto in funzione di vivere o no all'interno del confine della regione. Se ti trovi a vivere a Pordenone, non ti sei più veneto. Paradossalmente questa è l'identità veneta su cui purtroppo dobbiamo da confrontarci ogni giorno e che dobbiamo da far capire i veneti ogni giorno come associazione culturale che essere veneto è qualcosa di estremamente più ampio di un confine artificiale che è la regione del Veneto. Perdita della coscienza significa rifiuto di se stessi. Mi so veneto ma so anche italiano. Perché? Perché se vivo in un confine della regione, la regione fa parte di un sistema regionale più ampio e io sono portato a immergermi in una realtà più ampia che fino ad oggi mi è stata spiegata come unica realtà esistente, che è quella dello Stato, della nazione più grande. Il rifiuto di se stessi penso che sia una delle cose più tristi e più gravi a cui può essere spinto un popolo, perché togliergli la memoria storica, denigrarlo in mille modi, anche a volte in maniera subdola, e farlo arrivare al punto di vergognarsi di se stesso come oggettivamente è oggi, e non possiamo nasconderci dietro un dito, è una delle violenze più grosse che si possono fare verso una popolazione, a prescindere che sia Veneto o che sia il Tibet o che siano i catalani o che sia qualsiasi altro popolo. Il cerchio si chiude perché i veneti, rifiutando se stessi, legittimano il sistema che l'ha generato. Allora non mi sorprende leggere delle statistiche come quelle dell'anno scorso, agosto 2009, quando a seguito di una serie di articoli apparsi durante l'estate sui giornali veneti, dove c'era il presidente della regione che parlava di un inserimento della lingua veneta nelle scuole, una volta intervistato un certo campione di popolazione veneta, ne è emerso che 4 veneti su 5 non vogliono l'obbligatorietà del veneto nelle scuole.
Questo è stato preso come arma politica o come pretesto politico da qualche altro politico di turno, il quale ha detto: vedete, insomma, i veneti, voi il Veneto nelle scuole, e quindi continuiamo con lo stesso sistema, con le stesse logiche, e questo ha purtroppo anche fatto chiudere un certo tipo di ragionamento sulla lingua veneta nelle scuole, che finalmente si era cominciato ad aprire e a partire. È un sistema quindi chiuso, un sistema che paradossalmente non sembra inattaccabile. O produciamo un sistema alternativo oppure questo si autoalimenterà. Secondo me noi dobbiamo partire innanzitutto analizzando in maniera profonda quella che è la situazione attuale, quella che prima brevemente vi ho descritto, e cioè una cultura censurata, una cultura tenuta nascosta per 1000 motivi, o una cultura che comunque a cui comunque non è data questa grande valenza, questa grande importanza, perché inconsciamente, dobbiamo ammetterlo, ci è stato trasmessa quell'idea che il Veneto sia comunque una cosa vecchia, di serie B magari, una lingua sì della famiglia, però davanti all'italiano di Dante, insomma, sta lingua veneta, cosa fai, sta lingua veneta? Sì, se le lingue di ricordi, dei nonni, ecco. Purtroppo, adesso forse si deve fare un po' grande, purtroppo però questo è il condizionamento psicologico a cui siamo stati sottoposti fino ad ora, perché se un bambino in classe viene richiamato perché parla in veneto, fino a qualche anno fa addirittura in certe scuole anche del Vicentino gli veniva data una multa simbolica al bambino se gli espressiva una parola in veneto, esistono anche delle interrogazioni politiche a riguardo. Come esce il bambino dalle scuole? Come vede la propria identità? Come vive il proprio essere veneto? Come vive il proprio ambito familiare, fra amici, la propria società, se un'istituzione importante come la scuola denigra questi aspetti, li minimizza, li ridicolizza, o comunque li mette in un scalino sempre inferiore rispetto a qualcos'altro che dovrebbe essere più importante. Partiamo da questa riflessione che secondo me è molto molto profonda, e ci vuole una presa di coscienza che arriva quando un popolo, una popolazione acquista una dignità nuova, quando capisce che non è inferiore a qualcun altro, quando capisce che ha il diritto di avere un trattamento diverso. Abbiamo moltissimi patrimoni culturali da trasmettere alle generazioni future e stiamo perdendo anni utili con il rischio che la nostra cultura sparisca, con il rischio che fra 20 anni non ci sia nessuno più che parla veneto, perché ormai i genitori si saranno vergognati talmente tanto di insegnarli ai figli, che perdemmo i parlanti, perdemmo la memoria storica, perdemmo la cultura, e un giorno non dovremmo stupirci di arrivare davanti a un museo sulla storia del popolo veneto, dove si descrive un popolo passato che ha avuto una civiltà gloriosa che però è sparito. Ecco, noi lavoriamo affinché questo tipo di musei non venga mai realizzato.